Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi volevo parlare del Mark 100. È un amplificatore di progettazione Gianni Vecchietti, che è una ditta che opera dagli anni 60 e specialmente negli anni 70 e 80 è stata famosa per dei moduli premontati che venivano usati per amplificatori di grossa potenza anche nelle discoteche. Faceva il Mark 100 fra i tanti, faceva il Mark 100 che era un amplificatore da 100 watt, un modulo da 100 watt, e il Mark 300 che erogava 300 watt. Erano molto affidabili, potevano lavorare a servizio continuo quasi a tempo indeterminato e io ho replicato praticamente questo, che ho fatto totalmente a mano, compreso il mobile. Ho montato circuito stampato che mi ha fornito gentilmente Gianni Vecchietti e con tutti i componenti ho fatto la taratura e ho fatto tutto quello che bisognava fare. Non me ne vogliate se il mobile non è venuto perfetto, ma come ripeto è stato fatto completamente manufatto. Pertanto, come al solito, guardate che combino in questo video e andate avanti. Questo è il Mark 100 che ho costruito io. Praticamente è un progetto di Gianni Vecchietti che negli anni 70 andava veramente molto bene. L'ho costruito interamente, come potete vedere ora dalle immagini. Ho fatto sia il mobile che tutto il dentro, che i moduli praticamente. I moduli sono originali, dopo ve li faccio vedere quando lo apro, e me li ha mandati proprio Vecchietti, mi ha mandato gli stampati originali. E ora bisognerebbe capire, prima di aprirvelo, vi volevo spiegare un attimino cosa è il Mark 100. Vi faccio vedere un attimino sul PC. Ecco qua si vede una pubblicità che veniva inserita su Nuova Elettronica praticamente, e questa era la pubblicità dell'epoca. Questa qui l'ho tratta da una rivista che, se non sbaglio, è del 1974 giù di lì, era la rivista 38-39, e questo era il modulo che veniva venduto. Praticamente c'era il Mark 100 di punta e il Mark 300, rispettivamente il 100 erogava 100 watt su 8 ohm e mi pare 130 su 4, mentre il Mark 300 veniva usato per stanze diciamo più grandi e era 300 watt per canale, cioè 300 watt ogni modulo. Poi ovviamente uno poteva mettere quanti moduli voleva. I moduli venivano venduti già montati, mentre io l'ho fatto da zero, avendo praticamente solo il circuito stampato e i dissipatori dietro, che poi vi faccio vedere, che erano oltretutto quelli del Mark 300. Vediamo un attimino. Questo è lo schema, proprio lo schema classico dell'amplificatore che mi aveva inviato Gianni, e io ho replicato diciamo questo, però con il circuito stampato originale. Ora vi faccio vedere un'altra cosa, anche l'elenco componenti, come potete vedere è proprio scritto a mano, e poi questo era il disegnino su come venivano montati i componenti sul circuito stampato. E poi abbiamo ancora, questo è il circuito stampato originale che ho sfruttato, erano due uguali a questo che ho sfruttato per farlo, e qui si vede una parte diciamo del circuito assemblato come doveva venire. Poi io ho montato dei trimmer diversi, e poi vi faccio vedere praticamente quello diciamo che viene fuori. Allora, il Mark 100, come specificato qua, era un amplificatore
asimmetria complementare pura, praticamente. Come si vede un attimino dallo schema, non è che voglio fare lo spiegone. Sul modulo stesso su ogni modulo c'era il suo raddrizzatore, i suoi condensatori di livellamento, e ogni modulo era pronto da essere attaccato sia alla sorgente di ingresso, che è questa, vedete la manina del mouse, e bastava alimentarlo con una tensione di circa 35 più 35 volt. Ho fatto già tutte le regolazioni, cioè la corrente di riposo che si regolava tramite questo trimmer qui, e questo transistor qui, poi ve lo faccio vedere, era montato direttamente sulla lette fra i due finali, e se variava la corrente di riposo lui serviva come sensore e la rimetteva, diciamo, in punto al circuito, al valore che avevamo stabilito. Qui c'era l'ingresso e qui l'uscita degli altoparlanti. Sempre sul circuito stampato c'erano due fusibili che, se doveva succedere qualcosa, saltavano, perché, come ripeto, ogni modulo era a sé stante. All'epoca venivano venduti montati, ma io l'ho fatto da zero, avendo praticamente solo il circuito stampato e i dissipatori. Erano moduli veramente robusti, hanno lavorato in Mark 300 in tante discoteche per anni senza fare nessun problema, senza dare nessun problema, e in Mark 100 venivano usate magari in alcune stanze adibite a feste, però erano apparecchi nati per stare sempre in moto. Lo vedete poi, dopo vi faccio vedere, dai dissipatori che ci sono. Non era roba che poteva stare accesa un quarto d'ora a potenza massima e poi scoppiava. Questi erano prodotti nati per lavorare. Allora, io ora smonto l'ho fissato solo con due viti, le tolgo, vediamo un po', ci ho lasciato il cacciavitino dentro, ecco, le tolgo, vi faccio vedere com'è dentro, e poi dopo lo chiuderò insieme con voi quando vi ho fatto vedere come funziona. Un'altra cosa, si farà un paio di prove, relative solo alla potenza in uscita, si vedrà con l'oscilloscopio. Userò uno strumento in origine, che anche quello era di proprietà di Gianni Vecchietti, un HP, un 400E, che era un voltmetro. Misureremo con quello la potenza e vi farò vedere poi la distorsione. Si farà su un canale, vi faccio vedere come è fatto dentro l'amplificatore che ho costruito. E l'unica cosa che ho fatto, che ho messo in più, è ora lo stacco. L'unica cosa che ho messo in più è stata la protezione per gli altoparlanti, che è questo circuito qui. L'ho trovato già fatto e, come sapete, sono pigro, sicché l'ho praticamente sfruttato, già comprato. E poi ci ho fatto questo piccolo circuitino qui che serve per i V-meter davanti, per sapere la potenza che sta erogando. Ho montato poi questo qui, che è un controllo di toni, che lo possiamo usare o lo possiamo escludere. Ora vi giro un attimino l'amplificatore, vi faccio vedere com'è dietro, mi spiego un attimino meglio. Abbiate pazienza se vi passo davanti. Ecco qua. Allora, qua è il dietro dell'amplificatore. Vediamo se si vede un attimino meglio, provo a cambiare. Ecco qua. Qua abbiamo l'immagine dall'alto. Come potete vedere, questi dissipatori, un attimo prendo un metro, sono veramente massicci. Questi sono dissipatori che sono 5 cm di profondità,
e sono, diciamo, veramente massicci, sono grandi. Ognuno di questi mi pare che sia 15x15 circa, 14x14, che diciamo fanno veramente la sua funzione. Allora vi dicevo, questo è il trasformatore di alimentazione che poi va ai due moduli, perché ripeto hanno il raddrizzatore direttamente sul circuito stampato. Poi ve li faccio vedere da vicino. Qui sotto, vediamo se inquadro un attimino meglio. Allora, qua sotto, questa c'è la morsettiera e qui sotto c'è il trasformatore che va a alimentare sia il modulo di protezione degli altoparlanti e sia il controllo di toni. Poi abbiamo questo qui, questo circuitino fatto su una basetta preforata, perché ho fatto prima, che comanda, diciamo, i V-meter e ci dice la potenza erogata quando siamo al massimo, oppure in dB quando la potenza cala. Poi ve lo rinquadro dall'altra parte, avviciniamo un attimino, lo sposto, ecco qua c'è la presa dell'alimentazione e le due uscite, altoparlante destro e altoparlante sinistro ovviamente. Mentre dall'altra parte, vediamo se si vede abbastanza bene, abbiamo gli ingressi, anche, vedete, anche come si dice, i laterali del mobile l'ho fatti io, sia il supporto sotto che il supporto sopra è praticamente metallo piegato, e poi ci ho fatto queste due guancette, chiamiamole, insomma questi due laterali che tengono, diciamo, tutto insieme. Allora, qui praticamente abbiamo, se lo vogliamo usare solo come finale e pertanto i comandi davanti saranno ininfluenti, i comandi dei controlli di toni e del volume saranno completamente influenti, si usa solo questa, si inserisce il segnale proveniente da un mixer, come diciamo in origine, semplicemente su queste due in alto, su queste due boccole RCA in alto. E in questa maniera qui funziona come funzionava, diciamo, all'epoca. Non c'è nessun comando, non c'è nessun controllo, e da qua si va direttamente all'amplificatore. Praticamente è il mixer che regola la tensione in ingresso, il volume in ingresso, e l'amplificatore ovviamente si comporta di conseguenza. Nel caso invece vogliamo attaccare una sorgente, usare i controlli di toni, qua ci si mette un ponticello fatto con due RCA, un ponticello, un attimino vi faccio ora, questo è un filo lungo ovviamente, ci vuole più corto, però uno mette gli ingressi qui e le porta, ora ripeto è lungo, comunque le porta sul finale, e praticamente a questo punto comandano i controlli di toni e l'ingresso sarà a queste boccole qui. Ora mi fermo un attimino e cerco di fare un'inquadratura per farvi vedere come sono fatti i moduli. Allora, tanto questo qui è un altro modulo che avevo fatto io da finire da montare. Questo è un clone, praticamente non è il circuito stampato originale, è un circuito stampato che ho fatto io a mano. Comunque, come vedete, praticamente è piuttosto semplice, non è che ci siano tantissimi componenti, e questo ne va anche a beneficio dell'affidabilità. Poi qua ci vengono montati i due finali e qua c'è l'ingresso. Poi qua abbiamo l'ingresso dell'alimentazione, c'è il suo ponte di diodi montato, e qua ci sono, diciamo, i pre dei finali, questi due transistor qui, e qua che c'è uno zoccolo e basta. Vediamo se riesco, ci va l'integrato che pilota, diciamo, il tutto.
Ora vi faccio vedere più da vicino. Allora, questo è il modulo montato e i componenti sono piuttosto vicini perché sono stati montati vicini in maniera da avere un prodotto che poi era compatto. I due finali sono montati qua. Questa è una piastra di alluminio pesante, una L, che poi la collega al dissipatore, che poi vi faccio vedere. Ecco, questo è praticamente, sono i finali, qui c'è la piastra d'alluminio e questo è il grosso dissipatore che permette, diciamo, un'adeguata dissipazione. Allora, tornando al modulo, qui abbiamo l'ingresso della bassa frequenza. Questo trimmer qua, poi ve lo farò vedere sullo schema, serve per regolare l'ingresso della bassa frequenza in maniera che se uno fa diversi moduli che li usa insieme lo regolerà in maniera che con un certo segnale tutti erogano la stessa potenza. Questo piccolo trimmer qui che io ho messo multigiri serve per il bias, serve per regolare il bias che all'incirca sono su questo qui 25 mA, va regolato per 25 mA. E questo è il transistor che vi dicevo che serve per, come sensore di temperatura. Praticamente quando varia la temperatura fra i due transistor su questa aletta di dissipazione, lui la sente e fa in maniera che mantiene costante la corrente di riposo, la corrente di bias, in maniera che rimane uguale a quella che abbiamo impostata con il trimmer. La corrente di bias vi ricordo che va tarata, diciamo, si regola all'inizio, poi si lascia passare circa una mezz'oretta e si controlla che sia sempre come l'abbiamo messa e eventualmente si ritocca. Questi sono i due transistor preamplificatori, i pre dei finali, e poi ci sono qui sotto, questo qui è l'integrato che riceve il segnale e poi lo manda ai pre dei finali e di conseguenza ai finali. Le due resistenze che avete visto sullo schema, qua c'è il ponte di diodi e qui ci sono i condensatori che si potevano anche mettere più grandi della capacità indicata, ci stavano un po' male sullo stampato, comunque volendo si potevano mettere anche un pochino più grandi, ma io ho rispettato perfettamente quello che era il progetto originale, sicché ho rifatto praticamente due schede come dovevano essere in origine. Un attimino vi rigiro l'amplificatore. Allora, questi sono i controlli di tono, il bilanciamento e il volume che sono su quella scheda che avete visto, che è una scheda già fatta, che sarebbe questa, ma è una scheda comunque di qualità a bassa distorsione. Questo ve l'avevo già detto, è la protezione degli altoparlanti per evitare il bump, e questi qui sono questi due strumenti di Nuova Elettronica che mi aveva spedito un utente del canale, non so se vi ricordate, diciamo in uno short, e vediamo un attimino, e praticamente sono stati tarati sullo zero, questo qui lo zero rosso, sono stati tarati sullo zero. Quando è sullo zero la lancetta vuol dire che l'apparecchio sta erogando i 100 watt, sicché poi qui abbiamo la scala chiaramente in dB, e se qui è 3 dB vuol dire che a questo punto è meno 3 dB, sicché sarà circa la metà. I 50 watt dovrebbero essere sul 3, poi si fa la prova e vediamo un attimino se ho ragione o meno. Io direi di collegarlo e poi facciamo un paio di prove su come funziona
e poi lo rimonto e praticamente è pronto. Prendiamo un paio di misure e vediamo un attimino la potenza erogata e anche la distorsione di questo amplificatore. Eccoci di nuovo qui, l'amplificatore è collegato, useremo direttamente la parte diciamo col controllo di toni, perché ci torna più comodo poi per regolare il volume dalla manopola, e ovviamente quando andremo a misurare la distorsione sarà leggermente più alta di quella che avremmo usando solo l'amplificatore, solo il finale puro, perché ovviamente ogni apparecchio che mettiamo in più, in questo caso il controllo di toni, introduce una distorsione sua. La misura non la faremo con il wattmetro questa volta, ma vi faccio vedere, la faremo, ora lo inquadro un attimino meglio, la faremo con questo carico fittizio qui. Ora lo alzo un attimino e ve lo inquadro e vi spiego come ho fatto i collegamenti lì. Vediamo un po'. Allora, questo è il carico fittizio. Siccome abbiamo della potenza ho usato questo carico fittizio e non il wattmetro direttamente, ma poi vi spiego perché ho usato questo carico fittizio qui. Stiamo lavorando sugli 8 ohm, sicché sto usando queste due boccole. Queste due uscite sono le uscite che ci si può prelevare il segnale. Una va direttamente all'oscilloscopio, poi faremo la misura su un canale eventualmente. Una va all'oscilloscopio, vedete che qui c'è una fascettina viola, sicché va al canale viola dell'oscilloscopio. L'altra abbiamo un T qui dove una parte va al misuratore all'HP8903B, all'analizzatore audio, che ci misureremo la distorsione, e l'altra uscita è sempre la sonda dell'oscilloscopio gialla, e vedrete la traccia gialla. Per spiegarmi meglio, eccoci qua. Qua avrete la traccia gialla, qua avrete la traccia viola, qua potrete leggere il valore in volt RMS e vi spiego diciamo il perché. Useremo questa tabella qua che ho fatto per conoscere in base al valore RMS i volt RMS, e in base all'impedenza, che in questo caso sono 8 ohm, conosceremo la potenza. Per fare un esempio, qui ci sono 10 watt, 10 watt devono essere 8,94 volt, mentre 20 watt 12,65 volt, 50 watt andremo a fare la prova, sono 20 volt pari, RMS sempre, e poi per fare conto pari ho usato 72 volt che saranno 24 volt e i 100 watt saranno una tensione di 28,28 volt. Allora, torniamo all'oscilloscopio. Per la misura userò, io che lo vedo, userò questo multimetro qui, che è un multimetro, vediamo se l'addrizzo un pochino, eccolo qua, è un multimetro dell'HP, che è lo stesso che usava Gianni Vecchietti per fare le misure all'epoca, oltre ovviamente al distorsimetro e tutti gli strumenti avanzati che aveva. Però questo, dico, è lo stesso che usava Gianni Vecchietti, perché questo me l'ha dato proprio Gianni Vecchietti, e sicché diciamo col suo amplificatore userò per visualizzare la tensione d'uscita questo, mentre voi potrete vedere direttamente dall'analizzatore audio, dove qua leggerete i volt in uscita, le potete leggere ovviamente anche sull'oscilloscopio, come vi ho fatto vedere prima, qui in basso, qui dove c'è scritto cycle RMS, diciamo, è il valore RMS che andremo
a leggere, però ve lo farò vedere anche qui sopra così lo vedrete meglio. Mentre quando lo sposterò in distorsione, sempre su questa finestra, leggerete la distorsione dell'amplificatore. E qua diciamo, sono i 1000 Hz circa che escono dal generatore. L'ho impostato su 1000 Hz circa, infatti sono 1001 Hz, che invece di 1000 il fatto che sono 1001 non cambia ovviamente assolutamente niente. Allora, facciamo una cosa, vi lascio inquadrato l'analizzatore di distorsione, ce la farò a dirlo, alzo un attimino fino a 10 watt, sicché devono essere circa 8,9, cioè non circa, 10 watt sarebbero esattamente su 8 ohm 8,94 volt, ma difficilmente riuscirò a tenerlo stabile su 8,94. Allora 5 volt, 6 volt, 7 volt, 8, vabbè, diciamo, ecco, circa 10 watt abbiamo, e lo possiamo rivedere anche se riesco, ecco, il volmetro analogico. Qui sarebbe 9 volt, sicché sono 8,94 in quel punto lì. Comunque, per la precisione, andiamo a vedere, sono 8,95 volt, la forma d'onda è chiaramente indistorta a questa frequenza, mettiamolo a tutto schermo, mi pare si prema questo, eccolo qua. Qua leggete lo stesso 8,96 volt e aumentiamo un attimino e andiamo anzi a vedere la distorsione su 10 watt. Allora, la distorsione su 10 watt è una distorsione di 0,2% con tutti e due i canali in funzione, anche se stiamo leggendo un canale solo. È importante sapere diciamo che stiamo usando tutti e due i canali perché ovviamente usando un solo canale avremo una distorsione anche inferiore perché l'alimentatore deve pilotare un solo canale. Invece le misure è bene farle pilotando tutti e due i canali, in maniera che se l'alimentatore si siede, si dice in gergo, lo vediamo perché aumenta anche la distorsione, perché l'alimentatore scende di tensione e di conseguenza ovviamente la potenza massima erogata è un pochino meno, e questo è molto importante anche quando si va a vedere la potenza in uscita, perché con un canale solo l'alimentatore sforza meno e ovviamente può erogare eventualmente quel canale un pochino più di potenza. Allora, se detto, siamo a 0,2% di distorsione normale, diciamo, mentre se andiamo a vedere, premendo questo tasto qui, si fa una misura, si dice pesata, e questo tasto qui simula, dice, l'orecchio umano, sicché l'orecchio umano dovrebbe percepire in questa maniera qui una distorsione di 0,07. Comunque la distorsione, diciamo, effettiva a 10 watt sono 0,2%. Ora lo portiamo a 20 watt e dobbiamo raggiungere i 12,65 volt. Alziamo, eccoci, non riesco con la manopola del volume, diciamo un pochino di più di 20 watt. La stessa cosa indica ho sbagliato, la stessa cosa indica lo strumento analogico,
e come si vede dall'oscilloscopio ovviamente la forma d'onda è ancora indistorta. Se noi andiamo a vedere la misura siamo sempre lo 0,2 e lo 0,24%, e sicché diciamo è buono, considerando che questo era un amplificatore che veniva usato nelle discoteche o nelle sale da ballo, sicché una distorsione così rientra sempre nell'hi-fi perlomeno di un tempo, che dava una distorsione di 1%. Per essere hi-fi doveva essere sotto l'1%, che rientrava ampiamente, ma essendo un amplificatore diciamo per balere andava anche troppo bene, ecco. Allora ora alziamo e lo portiamo a 50 watt, che devo andare a 20 volt. Ecco, siamo a un pochino più di 50 watt, e la distorsione siamo sempre sotto lo 0,3%, invece la distorsione pesata sarebbe 0,12%, comunque la distorsione vera 0, sotto lo 0,3 siamo ancora, e a 50 watt ovviamente, se guardiamo l'oscilloscopio, la forma d'onda è ancora perfetta. Proseguiamo. Portiamolo a 72 watt, sicché si va a 24 volt, ripeto, stiamo lavorando su 8 ohm e dobbiamo andare a 24 volt, passati, un pochino più di 72 watt, stessa cosa segna lo strumento analogico, e la forma d'onda è sempre ottima. Vedete, siamo qui, sono circa 24 volt rotti, sicché un pochino più di 72 watt, e andiamo a vedere la distorsione. La distorsione sono lo 0,35%, quasi 0,36%, sicché anche qui ci siamo. Ora lo portiamo direttamente quasi al clipping, vediamo quanti watt tira fuori con tutti e due i canali in funzione. Alzo fino a che non inizia a segnare un attimino e le forme d'onde se ne vanno a spasso, diciamo qui, in questo punto qui. Allora, in questo punto qui siamo andati quasi in clipping, scendiamo un attimino, diciamo, ecco, qui ci siamo e non ci siamo con la distorsione, e siamo a 26 volt, siamo leggermente sotto i 100 watt con tutti e due i canali in funzione, e diciamo che il trasformatore non è proprio il massimo. Dopo la proviamo con un canale sono, e la distorsione siamo sempre intorno allo 0,4. Se aumentiamo un attimino e portiamo proprio a 100 watt con tutti e due i canali, che sono circa 28 volt, che siamo proprio al massimo, 28,28, la distorsione sarà salita sicuramente, infatti siamo al 3%, e se vi faccio vedere l'oscilloscopio ovviamente è ballerino, perché vedete siamo a 28 volt qui, però il segnale sta andando diciamo è in clipping. Se io invece lavoro tutto su un canale, vediamo cosa succede. Se io lavoro tutto su un canale, vado a 28,28 volt, vedete che va e viene, diciamo, il clipping praticamente. Andiamo a vedere la distorsione, e è all'1%. Vediamo la distorsione sotto l'1%, ecco, ora siamo a 0,5%, e vediamo quanti volt sono. Prendo una calcolatrice, sono 27,30 volt, 27,30 per 27,30 diviso 8, l'amplificatore sta erogando 93,16 watt praticamente, e se andiamo a vedere è in distorto. E questo non è tanto colpa del modulo,
ma quanto della tensione anche d'alimentazione e della potenza del trasformatore, che probabilmente non è proprio adeguata a quanto dovrebbe essere, perché è un trasformatore di recupero che avevo, e eroga un attimino meno della tensione che non lo eroga perché non funziona, perché è nato così, e eroga un pochino meno della tensione che servirebbero per raggiungere i 100 watt. Ora vogliamo fare una prova, vogliamo fare un attimino, sempre con un canale, e facciamo la prova. Sposto un attimino vi faccio vedere, eccolo qua, sposto un attimino, questo lo mettiamo giù, lo sposto da 8 ohm a 4 ohm, qui sono 4 ohm, e vediamo la potenza massima che a questo punto andrebbe a raggiungere sui 4 ohm. Allora alziamo, vediamo un po', vediamo, eccolo qui, se ne va in clipping. Facciamo una cosa, siccome avevo messo un canale solo su 8 ohm, le metto tutte e due su 4, un canale solo su 4 ohm, metto in maniera da avere le due sinusoidi uguali, tutte e due i canali su 4 ohm, e facciamo lavorare l'amplificatore su 4 ohm, vediamo quanto eroga su 4 ohm. Allora ora siamo con un carico di 4 ohm, guardiamo quanto eroga su 4 ohm prima di andare in distorsione, diciamo, troppo elevata. Vediamo un attimino, abbiamo lo 0,4%, 0,5, 0,6, qui siamo a 1%, vediamo di scendere un attimino, ecco, diciamo qua 0,6%, vediamo quanti volt eroga, sono 21,41 volt, 21,41 per 21,41 diviso 4 sono 114 watt su 4 ohm. Sicché abbiamo visto che eroga su 8 ohm i suoi 90 e rotti watt con questo alimentatore. Se fosse con la tensione un pochino più alta erogherebbe di più, mentre su 4 ohm va comunque sono sempre 100, quasi 15 watt. Sicché diciamo che il test penso che sia andato piuttosto bene, e ora io chiuderei l'amplificatore e ve lo faccio vedere chiuso, e poi ci sono i saluti. Una cosa importante prima di chiudere, vi volevo far vedere le temperature. Allora T1, cioè la parte sopra, è la temperatura dell'amplificatore, diciamo siamo a 40 gradi, mentre quella del dissipatore siamo già a 50 gradi. Questo è, vi volevo accennare che è importante quando si fa un carico fittizio. Quando si fa un carico fittizio, usare un dissipatore per le resistenze che montiamo molto grande, perché se no alla fine le resistenze vanno, come si dice, a spasso, per non usare un'altra espressione più volgare. In questo caso il dissipatore è molto grande, riesce a dissipare bene e ha dissipato praticamente 200 passati watt per un bel po' di tempo che ci abbiamo lavorato, ma è andata diciamo molto bene. L'amplificatore ha retto ancora di più perché i dissipatori sono veramente grandi. Ecco fatto, l'amplificatore è montato, non mi sembra che sia venuto un cattivo lavoro, considerando che comunque è stato fatto tutto, come vi ho detto, a mano, compreso il mobile, e sicché mi sembra che possa andare. Sono, diciamo, perlomeno io soddisfatto del lavoro che ho fatto, perlomeno quello. E pertanto niente, noi ci vediamo al prossimo video. Al solito, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, commentate, avete conosciuto un prodotto nuovo, e chi non l'ha fatto si iscriva al canale, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!